La mia storia inizia così. Due persone si incontrano, poi se scatta la scintilla si innamorano, poi tuttavia succede qualcosa perché tutto viene meno attenzioni verso l'altro, siamo sempre meno curiosi nel conoscere l'altro, sempre più centrati sui propri bisogni, trascuriamo il proprio aspetto fisico, ci pesa quasi il tempo passato assieme e tutto questo insieme agli eventi della vita come le nascite, i lutti, le patologie. Ecco perché oggi vi voglio parlare di 2 o 3 aspetti che secondo me sono fondamentali per la vita di coppia. Quando 2 persone si incontrano è come se incontrassero anche 2 anime, perché a cuore aperto, a mente aperta, ma anche 2 storie familiari, perché ognuno di noi ha un certo bagaglio, racconta una certa storia ed è importante ricordarsi questo, perché non bisogna lasciarci giustificati dal proprio passato. Magari non tutti hanno avuto una bellissima infanzia, un'infanzia perfetta, ma questo non vuol dire che dobbiamo lasciarci guidare dalle nostre mancanze, dalle nostre fragilità nella nostra vita, nelle nostre relazioni. Bisogna trasformarle in qualcosa di potente, in qualcosa di forte, in qualcosa di più umano, che ci avvicina a connetterci di più con l'altro. Vi faccio un esempio. Una ragazza non ha mai avuto magari l'affetto da parte del padre o della madre, non ha mai conosciuto gli abbracci, e incontra lui che le dà tutto questo, tappa subito questo suo bisogno, è protettivo, è affettuoso, ma questo è amore? È una sfida. E vi faccio questa domanda, secondo voi? Ecco perché secondo me è importante conoscersi e essere consapevole anche dei propri bisogni, prima ancora di entrare in una relazione. Non possiamo essere poi in perfetta sintonia con l'altro, dobbiamo smettere di correre dietro a questo amore assoluto, questo amore irrealistico. Non esiste, dobbiamo ricordarci di valorizzare sempre di più la diversità dell'altro. Se le vogliamo bene, se ci teniamo a lui, dobbiamo lasciarlo libero, dobbiamo lasciargli spazio per essere quello che vuole essere, perché altrimenti è frustrante. Ma questo vale non solo nelle relazioni di coppia, ma anche nelle relazioni di amicizia. Dobbiamo lasciare spazio all'altro e rispettarlo, perché solo così si evolve. Se non riesci più ad ascoltare il tuo partner, chiediti perché. A volte succede che magari non ha a che fare con lui, ma ha a che fare con te, perché spesso ascoltiamo e siamo recettivi e attenti agli estranei più che al nostro partner. Magari succede che a volte lo lasciamo dire 3-4 parole e abbiamo già la risposta, no? Ecco perché vi dico, anche se sembra scontato, però cercate di iniziare ad imparare ad ascoltare veramente, ad essere lì per lui quando ha bisogno. Perché tutto poi cambia come per miracolo quando iniziamo a fare un lavoro del genere su noi stessi, quando iniziamo ad ascoltare veramente. A volte ci sono degli elementi esterni che disturbano la quiete della coppia, cosiddetti demoni, che avvelenano un po' la quiete, destabilizzano un po' l'armonia della coppia. Magari a volte trovano delle vie subdole, a volte note, a volte non note, ed è importante saperlo, ed ecco perché è importante che la coppia sia in permanente dialogo, che sia sempre attento uno all'altro e sempre attenti al linguaggio, a che parole usiamo, perché anche quelle socialmente accettate a volte possono ferire, perché noi conosciamo bene il nostro partner e sappiamo bene che parole usiamo per farlo star bene o per farlo star male. Ed ecco perché è molto importante essere attenti, perché poi si risponde con aggressività e poi ci sono le corazze che ovvio sono utili a volte, le corazze, per difenderci dai traumi, però poi quando diventano un sistema difensivo oppure un modo per stare al mondo, è difficile poi distruggerli. Vi lascio un consiglio. Non so se voi avete delle anime evolute in cui credete,
Gesù, Maria o Buddha o altro, cercate di leggerli, non so, non in modo consumistico, anche 2 o 3 righe al giorno, alla mattina o alla sera, per dare la giusta direzione alla nostra giornata. Fa tantissimo. E fatemi sapere poi nei commenti qual è il vostro attuo, cosa pensate che sia fondamentale per essere una coppia vincente. Vi ringrazio moltissimo, ma vi ringrazio perché ci siete stati anche questa volta. Iscrivetevi al mio canale se vi piace, ci vediamo tra una settimana.